Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho preparato un video davvero esplosivo. Preparatevi a una dose di gossip, dramma e, diciamocelo, un po' di sano trash. Oggi analizzeremo nel dettaglio quello che è successo durante una recente intervista televisiva che ha visto protagoniste Neslihan e Burak. Per chi non lo sapesse, Neslihan e Burak sono due figure molto popolari nel mondo dello spettacolo, diciamo così. Entrambi attori di successo, con una fanbase enorme e una storia alle spalle piuttosto complessa. Ci sono stati rumors di ogni tipo, flirt sospetti, frecciatine sui social, ovviamente, le immancabili voci di una presunta rivalità. Ma mai, e dico mai, ci saremmo aspettati quello che è successo in diretta TV. Quindi, se siete pronti a scoprire tutti i dettagli di questa risposta infuocata, mettetevi comodi, prendete i vostri popcorn e preparatevi, perché ne vedremo delle belle. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video pieni di gossip, news e tanto divertimento. Ok, bando alle ciance, entriamo subito nel vivo della questione. L'intervista, in teoria, doveva essere un'occasione per promuovere un nuovo film in cui entrambi recitano. Un film romantico, tra l'altro. Ironia della sorte, vero? Già dall'inizio, l'atmosfera era tesa. Si percepiva nell'aria un'elettricità palpabile. Neslihan e Burak si sono seduti l'uno accanto all'altro, sorridendo in modo forzato, quasi robotico. La conduttrice, poveretta, sembrava un po' a disagio, come se sapesse che qualcosa di grosso stava per succedere. La prima parte dell'intervista è filata liscia, con domande di rito sul film, sui loro personaggi e sulle difficoltà incontrate sul set, risposte diplomatiche, sorrisi di circostanza e complimenti reciproci, che, onestamente, suonavano un po' falsi. Ma poi, la conduttrice ha commesso l'errore fatale. Ha osato affrontare l'elefante nella stanza. Ha chiesto, con una certa cautela, Neslihan, Burak, negli ultimi mesi si è parlato molto di una presunta rivalità tra di voi. Cosa ne pensate? Ed è qui che è iniziato il caos. Neslihan ha sorriso, un sorriso che definire glaciale sarebbe un eufemismo, e ha risposto, rivalità? Io non credo che ci sia alcuna rivalità. Io sono concentrata sul mio lavoro e non ho tempo per queste sciocchezze. Fin qui tutto bene, una risposta standard, nulla di eclatante. Ma poi, ha aggiunto, guardando Burak dritto negli occhi, forse qualcun altro si sente in competizione con me, ma questo non è un mio problema. Boom! La bomba era stata sganciata. L'espressione di Burak è cambiata immediatamente. Il sorriso è svanito e i suoi occhi si sono illuminati di una luce che non prometteva nulla di buono. Ha fatto un respiro profondo e ha risposto, con un tono di voce che tradiva una certa irritazione. Neslihan, non capisco a cosa ti riferisca. Io non mi sento in competizione con nessuno. Semplicemente, cerco di fare del mio meglio nel mio lavoro. A questo punto, la conduttrice era completamente fuori controllo. Ha cercato di calmare le acque, di riportare la conversazione sui binari giusti, ma era troppo tardi. La diga era rotta e le parole hanno iniziato a fluire come un fiume in piena. Neslihan ha continuato, con un tono sempre più sarcastico. Ah, davvero? Perché mi sembra che tu stia facendo di tutto per oscurare il mio lavoro. Cerchi sempre di attirare l'attenzione su di te, di rubare la scena. Sei ossessionato dalla mia popolarità. Burak, a quel punto, era furioso. Si è alzato dalla sedia e ha iniziato a gesticolare. Ma cosa stai dicendo? Sei tu quella che si crede di essere la regina del mondo. Sei arrogante e presuntuosa. Pensi di essere la migliore, ma in realtà sei solo una. Si è fermato un attimo, come se si fosse reso conto di aver quasi varcato il limite, e ha concluso, una persona molto sopravvalutata. Il pubblico in studio era ammutolito. La conduttrice era pallida come un lenzuolo. La regia ha cercato di staccare l'inquadratura, ma era troppo tardi. Le telecamere avevano catturato tutto. E, ovviamente, il video è diventato virale in pochi minuti. Ma non finisce qui. Perché, dopo questa prima scaramuccia, è iniziato un vero e proprio duello verbale. Neslihan ha accusato Burak di aver sabotato una sua scena durante le riprese del film, di averle fatto uno scherzo di cattivo gusto e di aver diffuso voci false sul suo conto. Burak, dal canto suo, ha accusato Neslihan di essere una diva capricciosa,
di arrivare sempre in ritardo sul set, di lamentarsi continuamente e di trattare male i suoi colleghi. Si sono insultati a vicenda, si sono rinfacciati errori passati, si sono accusati di invidia e di rancore. Insomma, uno spettacolo deprimente e allo stesso tempo incredibilmente avvincente. Era come assistere a una rissa tra bambini viziati, ma con un budget di produzione da milioni di dollari. Alla fine, la conduttrice, con un ultimo sussulto di professionalità, è riuscita a interrompere la discussione e a concludere l'intervista. Ma il danno era ormai fatto. L'immagine di Neslihan e Burak era compromessa. Il film, che doveva essere un successo garantito, rischiava di diventare un flop colossale. E, naturalmente, i social media sono impazziti. Hashtag come cancelletto Neslihan vs Burak, cancelletto risposta infuocata e cancelletto resa dei conti sono diventati trending topic in tutto il mondo. I fan si sono divisi in due fazioni, sostenendo l'uno o l'altro attore e scambiandosi insulti e accuse a non finire. Ma, al di là del gossip e del dramma, questa vicenda solleva alcune questioni interessanti. Innanzitutto, ci fa riflettere sulla fragilità delle star e sulla loro difficoltà a gestire la pressione dei media e del successo. Neslihan e Burak, pur essendo due persone di successo, si sono dimostrati vulnerabili e incapaci di controllare le proprie emozioni. In secondo luogo, ci ricorda quanto sia facile cadere nella trappola della rivalità e dell'invidia, soprattutto in un ambiente competitivo come quello dello spettacolo. La competizione può essere uno stimolo a migliorarsi, ma può anche trasformarsi in un'ossessione distruttiva. Infine, ci fa capire quanto sia importante la comunicazione e la capacità di risolvere i conflitti in modo pacifico e costruttivo. Neslihan e Burak, invece di parlarsi e di chiarire le proprie incomprensioni, hanno preferito sfogare la loro rabbia in pubblico, peggiorando ulteriormente la situazione. E quindi, cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, forse che è meglio evitare le interviste televisive quando si ha qualcosa da ridire al proprio collega. O forse che è importante cercare di risolvere i conflitti in privato, prima che diventino pubblici e incontrollabili. O forse, semplicemente, che a volte le star sono proprio come noi, piene di difetti, insicurezze e debolezze. Insomma, una vicenda davvero incredibile che ci ha tenuto col fiato sospeso per giorni. E voi cosa ne pensate? Da che parte state? Team Neslihan o Team Burak? Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video super chiacchierone. Abbiamo analizzato nel dettaglio la risposta infuocata di Neslihan e Burak in diretta TV. Abbiamo cercato di capire le motivazioni alla base di questa faida e abbiamo tratto alcune conclusioni. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato il video interessante. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Chi credete abbia ragione tra Neslihan e Burak? E cosa ne pensate della loro reazione in diretta TV? Sono super curiosa di leggere le vostre opinioni. E, ovviamente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Aiuta tantissimo il canale a crescere e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti per voi. Condividete questo video con i vostri amici e amiche, soprattutto quelli che amano il gossip e il dramma. E, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Ci vediamo presto con un nuovo video pieno di news, gossip e tanto divertimento. Un abbraccio a tutti. Ma aspettate, la storia non finisce qui. Perché dopo la fatidica intervista, la situazione è diventata ancora più intricata. Fonti anonime vicine alla produzione del film hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni succose ai tabloid scandalistici. Sembra che la rivalità tra Neslihan e Burak non fosse un segreto per nessuno sul set. Anzi, molti membri della troupe affermano di aver assistito a scene di tensione palpabile fin dall'inizio delle riprese. Un truccatore, ad esempio, ha rivelato che Neslihan e Burak si evitavano il più possibile, chiedendo di avere orari di trucco e parrucco separati e rifiutandosi di mangiare insieme nella mensa. Un altro membro della troupe ha raccontato di aver sentito Neslihan lamentarsi del fatto che Burak cercasse costantemente di rubarle la scena, improvvisando battute e gesti per attirare l'attenzione su di sé. E Burak, a sua volta, si sarebbe lamentato con i suoi amici del fatto che Neslihan fosse una diva viziata e che si comportasse come se fosse la proprietaria del set. Ma non è tutto.
Sembra che la scintilla che ha fatto scatenare la guerra tra Neslihan e Burak sia stata una scena particolarmente importante del film. Una scena romantica, ovviamente. La scena in questione prevedeva un bacio appassionato tra i due protagonisti. E qui, cari miei, le cose si fanno ancora più interessanti. Secondo alcune indiscrezioni, Neslihan avrebbe rifiutato di girare la scena del bacio, sostenendo che Burak avesse l'alito cattivo. Sì, avete capito bene. Alito cattivo. Burak, ovviamente, si è sentito profondamente offeso da questa affermazione e ha accusato Neslihan di essere una bugiarda e di aver inventato questa Scusa per sabotare la scena. La situazione è degenerata a tal punto che il regista ha dovuto intervenire per calmare le acque. Alla fine, la scena del bacio è stata girata, ma l'atmosfera sul set era irrespirabile. E, a quanto pare, la scena non è venuta bene al primo tentativo. Ci sono voluti diversi check prima che il regista fosse soddisfatto del risultato. E, secondo alcune fonti, durante uno dei check, Neslihan avrebbe intenzionalmente sputato in faccia a Burak. Una cosa da pazzi. Ma la storia dell'alito cattivo è solo la punta dell'iceberg. Sembra che Neslihan e Burak si siano fatti una guerra di dispetti e sabotaggi reciproci per tutta la durata delle riprese. Neslihan, ad esempio, avrebbe nascosto le chiavi dell'auto di Burak, facendolo arrivare in ritardo sul set. E Burak, a sua volta, avrebbe manomesso il costume di scena di Neslihan, facendolo scucire apposta per metterla in imbarazzo. Insomma, una vera e propria guerra fredda sul set, con dispetti infantili e accuse reciproche. E tutto questo, ovviamente, ha influito negativamente sulla qualità del film. Molti membri della troupe affermano che Neslihan e Burak non riuscivano a trovare una vera chimica sullo schermo, e che le loro interpretazioni erano forzate e poco convincenti. Ma la cosa più sorprendente di tutta questa vicenda è che nessuno, né il regista, né i produttori, né gli agenti dei due attori, ha fatto nulla per fermare questa escalation di violenza. Anzi, sembra che tutti abbiano preferito ignorare il problema, sperando che si risolvesse da solo. Forse perché sapevano che il dramma e il gossip avrebbero attirato l'attenzione sul film e avrebbero contribuito a promuoverlo. O forse perché avevano paura di affrontare due star così potenti e influenti. E ora, dopo la famigerata intervista televisiva, la situazione è diventata insostenibile. I produttori del film sono disperati. Temono che la faida tra Neslihan e Burak possa rovinare il lancio del film e farlo fallire al botteghino. Hanno cercato di contattare i due attori per cercare di mediare e di convincerli a fare pace, ma finora senza successo. Neslihan e Burak si sono barricati nelle loro ville dorate e si rifiutano di parlare tra di loro. I loro agenti stanno cercando di gestire la crisi, rilasciando dichiarazioni diplomatiche e minimizzando l'accaduto. Ma la verità è che la situazione è fuori controllo. E i fan? Beh, i fan sono divisi. Alcuni sostengono Neslihan, accusando Burak di essere un invidioso e un manipolatore. Altri sostengono Burak, accusando Neslihan di essere una diva arrogante e capricciosa. E poi ci sono quelli che, semplicemente, si godono lo spettacolo e si divertono a seguire il dramma sui social media. Hashtag come cancelletto Team Neslihan, cancelletto Team Burak e cancelletto guerra tra star sono diventati trending topic in tutto il mondo. Ai fan si scambiano insulti e accuse a non finire. E la situazione è diventata così tesa che alcuni hanno persino minacciato di boicottare il film. Ma, al di là del gossip e del dramma, questa vicenda solleva alcune questioni importanti. Innanzitutto, ci fa riflettere sulla pressione che subiscono le star e sulla difficoltà di gestire la fama e il successo. Neslihan e Burak sono due persone giovani e di successo, ma sono anche vulnerabili e insicure. La competizione spietata del mondo dello spettacolo li ha trasformati in nemici. E la loro rivalità ha finito per distruggere la loro immagine pubblica e mettere a rischio la loro carriera. In secondo luogo, ci ricorda quanto sia importante la comunicazione e la capacità di risolvere i conflitti in modo pacifico e costruttivo. Neslihan e Burak, invece di parlarsi e di chiarire le proprie incomprensioni, hanno preferito sfogare la loro rabbia in pubblico, peggiorando ulteriormente la situazione. E infine, ci fa capire quanto sia importante avere una buona squadra di professionisti intorno a sé, che sappiano gestire le crisi e proteggere l'immagine dei propri clienti. Nel caso di Neslihan e Burak, sembra che i loro agenti e i loro manager abbiano fallito nel loro compito, lasciando che la situazione degenerasse fino a questo punto. E quindi, cosa succederà adesso? Riusciranno Neslihan e Burak a fare pace e a salvare il film?
O la loro faida distruggerà la loro carriera e li farà cadere nell'oblio? Solo il tempo potrà dirlo. Ma una cosa è certa. Questa vicenda ci ha regalato una dose di gossip e dramma che non dimenticheremo facilmente. E noi, ovviamente, continueremo a seguirla da vicino, pronti a tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi. Ok ragazzi, siamo arrivati davvero alla fine di questo video super chiacchierone. Abbiamo analizzato nel dettaglio la risposta infuocata di Neslihan e Burak in diretta TV. Abbiamo svelato i segreti del loro conflitto sul set e abbiamo cercato di capire le motivazioni alla base di questa faida. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato il video interessante. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Chi credete abbia ragione tra Neslihan e Burak? E cosa ne pensate della loro reazione in diretta TV? Sono super curiosa di leggere le vostre opinioni. E, ovviamente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Aiuta tantissimo il canale a crescere e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti per voi. Condividete questo video con i vostri amici e amiche, soprattutto quelli che amano il gossip e il dramma. E, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Ci vediamo presto con un nuovo video pieno di news, gossip e tanto divertimento. Un abbraccio a tutti. E ricordate, ragazzi, non prendetevela troppo sul serio, è solo gossip. Faccina che fa l'occhiolino.